I nuovi stati ellenistici, nati in un arco temporale pari a 20 anni a partire dalla dissoluzione del vasto impero di Alessandro, presentano due specifiche caratteristiche che li rendono molto diversi dalla polis classica. In primo luogo, i regni ellenistici adottano tutti una costituzione di tipo monarchico, ordinamento politico che prima di Alessandro era tipicità del solo Oriente barbarico e delle zone più periferiche del mondo greco. In secondo luogo, tali regni sembrano essere caratterizzati da una vastissima estensione territoriale. Sotto certi aspetti, ciascuno dei tre regni ellenistici principali, Macedonia, Siria ed Egitto, tendono a presentarsi come eredi di una tradizione sostanzialmente estranea al mondo greco e nello specifico il regno dei Seleucidi, anche a causa del suo insediamento territoriale, somiglia moltissimo all'impero persiano, quasi ne fosse una sua prosecuzione. Anche quello tolemaico recupera di fatto strutture e caratteri dell'Egitto faraonico e infine quello antigonide appare chiaramente nelle vesti di diretto discendente della Macedonia di Filippo II. Un altro elemento che contraddistingue la realtà geopolitica del mondo ellenistico è la popolazione, vale a dire le genti di origine greco-macedone costituiscono in questi regni una netta minoranza. Ma tuttavia, paradossalmente, è proprio questa minoranza a fornire la maggior parte della classe dirigente. Era dunque necessario che in queste aree si sviluppasse un processo di colonizzazione che, mediante il trasferimento di migliaia di contadini, soldati, mercanti, artigiani o semplicemente uomini di cultura greco-macedone, consentisse il mantenimento dell'egemonia militare insieme all'impronta politica e culturale dei nuovi dominatori. Sotto questo preciso aspetto era soprattutto l'immenso impero dei Seleucidi a richiedere la forte presenza di coloni, il che avvenne tramite una politica di urbanizzazione avviata dai Seleucidi stessi, che giocò un ruolo di importanza fondamentale nel diffondere all'interno del mondo orientale il modello organizzativo e culturale della polis greca. Naturalmente la situazione si presenta alquanto disomogenea a seconda dei vari regni. Le zone costiere dell'Asia Minore, dove esistevano già da tempo insediamenti greci, erano molto differenti da quelle dell'Anatolia centrale o della Siria, in cui i greci rappresentavano una minoranza. In Egitto, invece, i Tolomei non si impegnarono poi tanto nel processo di urbanizzazione e così l'insediamento dei greco-macedoni, in questo specifico caso, assunse l'aspetto di una specie di colonizzazione rurale svoltasi attraverso l'assegnazione di lotti di terreno di carattere militare. Centrale in questi nuovi stati è la figura del Basileus, che fonda la sua legittimità in accordo al lessico Suda, che chiama in causa l'abilità del re nel comandare un esercito e nel gestire affari pubblici con accortezza. Inizialmente i nuovi re tendevano a presentarsi, più che come successori di Alessandro, come uomini capaci di compiere grandi imprese militari, ma successivamente gli stessi cercheranno di fondare la loro legittimità anche sul fatto di governare terre che avevano conosciuto una lunga tradizione monarchica. Il loro potere era dunque di carattere personale e assoluto e soprattutto si fondava sul controllo dell'esercito da una parte e sul controllo di un vasto apparato burocratico dall'altra. A re si associa, specie nei regni ellenistici orientali, la nozione di terra del re, Basileike Chora
o Basiliché Ghe, espressione che assume notevoli implicazioni di carattere politico, ideologico, nonché economico e sociale. Terra del re indica tutta la terra del regno, che in quanto tale è soggetta a versare tributi al sovrano e pertanto, da questo punto di vista, è un concetto strettamente associato ad una precisa ideologia che ritroviamo in Erodoto o in Senofonte, secondo cui il regno persiano è la casa del re, ma allo stesso tempo terra del re, dunque suscettibile di assumere il significato ristretto di patrimonio del principe, vale a dire terra posseduta personalmente dal re. È in ogni caso importante osservare che tanto nel regno tolemaico quanto in quello seleucide il sovrano, oltre che incarnare l'autorità politica suprema, rappresentava anche il più grande proprietario terriero. Insomma, i regni ellenistici costituiscono i primi esempi nella storia greca del modello politico della monarchia assoluta, secondo cui il sovrano si ritiene sciolto da ogni vincolo e accentra in sé tutti i poteri, governando senza dover rispondere ad altri organismi istituzionali né a leggi, dal momento che egli stesso incarna la legge e da ciò la dicitura nomos empsychos, ovvero legge animata, secondo la definizione di un trattato sulla regalità. Il basileus ellenistico, dunque, costituisce una vera e propria figura carismatica e in alcuni regni diventa addirittura oggetto di culto divino. Altra caratteristica di rilievo nelle corti ellenistiche è la presenza dei cosiddetti filoi, cioè gli amici del sovrano, un gruppo di dignitari che, in qualità di consiglieri privati del Basileus, collaboravano con lui nell'azione di governo. Questi amici erano per lo più greci di varia provenienza e varia estrazione sociale, non di rado esuli legati al sovrano da un vincolo di fedeltà personale, poiché gli stessi dovevano a una scelta discrezionale del sovrano la loro condizione di privilegio, che può sempre eventualmente venir meno con l'ascesa al trono di un nuovo Basileus. Le fonti a nostra disposizione non riportano alcuna notizia di filoi di origine indigena, assenza che confermerebbe l'ipotesi del mancato coinvolgimento della componente locale nei ceti dirigenti dei regni ellenistici.